terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti e il Re della Gloria. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dai 40 giorni il mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Porti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia gloria al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo,
mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano fiuti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amo, Signore, mia forza. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprezzavano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come il livello, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandini e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Tagliò saette e li disperse, fulminò con fulmini e con fissi. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Tese la mano dall'alto e mi presse, mi sollevò dalle grandi acque. Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiano, erano di me più forti. Salirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiare le mie tenebre. il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende giusto secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro, con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto. Perché tu salvi il popolo degli umili,
ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. convertitevi e fate penitenza. Fatevi nuovi nel cuore e nello spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, siamo certi che ci sono in voi condizioni migliori e che portano alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza divengono eredi delle promesse. Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno superiore a sé, giurò per se stesso dicendo: ti benedirò e ti moltiplicherò molto. Così, avendo perseverato, Abramo seguì la promessa. Gli uomini, infatti, giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è una garanzia che pone fine ad ogni controversia. Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento perché grazie a due atti irrevocabili nei quali è impossibile che Dio mentisca, noi che abbiamo cercato rifugio in Lui avessimo un grande incoraggiamento nell'afferrarci saldamente alla speranza che ci è stata offerta. In essa, infatti, noi abbiamo come un'ancora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra fin dall'interno del velo del santuario, dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec. Nel santuario Gesù è entrato per noi come precursore, divenuto sommo sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec, sempre vivo, intercede per noi. Egli possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Sempre vivo, intercede per noi. Dal commento sui Salmi di Sant'Agostino Vescovo.
Dio non poteva elargire agli uomini un dono più grande di questo, costituire loro capo lo stesso suo Verbo, per mezzo del quale creò l'universo. Ci unì a Lui come membra in modo che Egli fosse figlio di Dio e figlio dell'uomo, unico Dio con il Padre, un medesimo uomo con gli uomini. Di conseguenza, quando rivolgiamo a Dio la nostra preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, esso non deve considerarsi come staccato dal capo. In tal modo la stessa persona, cioè l'unico Salvatore del corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, sarà colui che prega per noi, prega in noi e pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo e pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo quindi sia le nostre voci in Lui come pure la sua voce in noi. E quando specialmente nelle profezie troviamo qualche cosa che suona umiliazione nei riguardi del Signore Gesù Cristo e perciò non ci sembra degna di Dio, non dobbiamo temere di attribuirla a Lui, come non ha esitato a unirsi a noi, pur essendo il padrone di tutta la creazione, perché per mezzo di Lui sono state fatte tutte le creature. Perciò noi guardiamo alla sua grandezza divina quando sentiamo proclamare: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto. In questo passo ci è dato di contemplare la divinità del Figlio di Dio, tanto eccelsa e sublime da sorpassare ogni più nobile creatura. In altri passi della Scrittura invece sentiamo che Egli geme, prega, dà lode a Dio. Ebbene, ci è difficile attribuire a Lui queste parole. La nostra mente stenta a discendere immediatamente dalla contemplazione della sua divinità al suo stato di profondo abbassamento. Temiamo quasi di offendere Cristo se riferiamo le parole che Egli dice alla sua umanità. Prima rivolgevamo a Lui la nostra supplica, pregandolo come Dio. Rimaniamo perciò perplessi davanti a quelle espressioni e ci verrebbe fatto di cambiarle. Ma nella Scrittura non si incontra se non ciò che Egli si addice e che non permette di falsare la sua identità. Si detesti dunque il nostro animo e resti saldo nella sua fede. Tenga presente che colui che poco prima contemplava nella sua natura di Dio ha assunto la natura di servo, è divenuto simile agli uomini e apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Inoltre ha voluto far sue, mentre prendeva dalla croce le parole del Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E pregato dunque per la sua natura divina, prega nella natura di servo. Troviamo là il Creatore, qui colui che è creato. Lui, immutato, assume la creatura che doveva essere mutata e fa di noi con sé medesimo un solo uomo, capo e corpo. Perciò noi preghiamo Lui, per mezzo di Lui e in Lui, diciamo con Lui ed Egli dice con noi.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, la vostra gioia sarà piena. Chiedete e otterrete, la vostra gioia sarà piena. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire e di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li dissetti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti del cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani. Cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. Perché terribile il Signore l'Altissimo
assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo. Perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Nelle tue mani sono i miei giorni, Mai sarò deluso. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli e la verità vi farà liberi. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza
aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti da un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se rimanete nella mia parola, sarete i miei discepoli, e la verità vi farà liberi. Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi una umanità nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da questa meravigliosa vocazione, preghiamo. Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito. Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinnovaci profondamente, perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme. Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore, perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, nella fraternità e nella pace. Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di molezza e di egoismo. Donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio celeste. Liberaci dal male, perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza. Tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto a pagina 179. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Se rimanete nella mia parola, sarete miei discepoli e la verità vi farà liberi. Parole forti di Gesù che ascolteremo nel Vangelo. Rimanere nella sua parola, resistere nella sua parola, nella sua persona, per poter essere suoi discepoli. E questo ci renderà liberi, perché è la verità che Lui ci rende liberi. All'inizio di questa celebrazione dell'Eucaristia chiediamo perdono a Dio Padre di tutti i nostri peccati e chiediamo in modo particolare perdono se non ci siamo posti in ascolto del suo Figlio e non abbiamo resistito nella sua parola e nel suo Figlio Gesù. Signore Gesù, che ci inviti al perdono fraterno, Kyrie eleison, Christe eleison. Cristo Gesù, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Kyrie eleison, Christe eleison. Signore Gesù, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison, Christe eleison.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei Tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella Tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: «È vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorerete la statua che io ho fatto, bene. Altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano?» Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: «Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto». Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco della fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azzaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco?» «Certo, re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile all'aspetto a un figlio di dei». Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun Dio all'infuori del loro Dio». Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo.
benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode a te, o Cristo, ed eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore.
La libertà che Cristo ha donato ai credenti apre il cuore dei figli alla fiducia verso il Padre. Anche noi ci rivolgiamo a Dio pregandolo per tutti gli uomini. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Per la Chiesa, perché professi sempre la sovranità dell'unico Signore e non si lascia tentare dal successo e dal potere, preghiamo. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Per tutti i cristiani, perché siano consapevoli della vera libertà che Cristo ha donato a coloro che con fede lo riconoscono come vero Figlio del Padre, preghiamo. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Per gli uomini asserviti dall'idolatria del denaro e del benessere, perché sperimentano la potenza liberatrice della parola del Vangelo, preghiamo. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Per i popoli del terzo mondo che lottano per un sviluppo sociale, politico, economico e culturale, perché il Signore illumini i loro governanti a compiere scelte secondo l'interesse dell'intera comunità. Preghiamo. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Per noi che abbiamo conosciuto in Cristo la verità che libera, perché rimanendo nella fedeltà alla sua parola, ci disponiamo a servirlo con generosità e sincerità di cuore. Preghiamo. Liberaci, Signore, dalle nostre schiavitù. Padre Santo e misericordioso, che nel tuo Figlio ci hai fatto dono della vera libertà, fa che comprendiamo il valore di essere e di vivere come tuoi figli, per cantare sin d'ora il canto dei redenti. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 94. Mani alzate verso te.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, questo sacrificio che ci concede di offrire in onore del tuo nome e rendilo per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Seconda acclamazione, mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo grida in noi, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, il nome di Dio che è Padre. Ci rivolgiamo a Lui con la preghiera che Gesù, suo Figlio, ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto a pagina 130. Hai dato la tua vita, pace per il mondo. Pane vivo dato per noi, a te gloria Gesù. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo a quelli che hanno fame, tu prometti il regno. Pane vivo
Preghiamo. I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza, per guarire i vizi del nostro cuore e per conformarci nel tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ascolta le suppliche del tuo popolo, Dio Onnipotente, e a quanti concedi di sperare nella tua clemenza, dona con bontà il frutto della tua incessante misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie. Canto a pagina 113. Si tu esca suta cretis, la che lor manso terat, aleus blas splendis te lutis, dal mio sangue stat bagnat, a segnalo necrosute, ies colpite vita cred, fracis stellis nas larmute, sod di loio duar
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, mercoledì 29 marzo, San Secondo di Asti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, liberi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Bellissima questa affermazione di Gesù: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Infatti tutti noi cerchiamo di essere liberi, ma senza nemmeno sapere che cosa sia la libertà. Che cos'è la libertà di espressione, se non sai che cosa dire? O se le parole che tu dici non sono veramente parole che esprimono ciò che tu sei, ma sono il risultato della tua omologazione. Ed è questo il pericolo più grande. Non è quello di venire minacciati
se si dice quello che si pensa, ma è quello di non essere più in grado di pensare con la propria testa. Ed è quello che sta avvenendo proprio nel nostro tempo. Mentre la tecnologia fa passi da giganti e riesce a manipolare sempre di più l'opinione pubblica. Un giorno siamo tutti contro la guerra e il giorno dopo siamo tutti d'accordo che il nemico va distrutto con le bombe. Un giorno siamo tutti favorevoli a difendere la famiglia e il giorno dopo siamo pronti a votare delle leggi che distruggono le famiglie. E così siamo condotti a destra e a sinistra come delle pecore da macello. Capite allora quanto sono importanti queste parole di Gesù? Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. C'è solo una libertà possibile e questa viene dall'ascolto di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo. Bravo Papi. «29 marzo, terzo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. «29 marzo, terzo giorno. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti, che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Secondo, il santo convertito dalla testimonianza dei martiri e patrono della città di Asti e di Ventimiglia. Secondo, il cui nome ha un significato evidente, è un santo molto popolare dell'Italia nord-occidentale. Si racconta che Secondo, vescovo di Asti, attraversasse il Po in piena a cavallo, procedendo sulla superficie dell'acqua come se fosse su terraferma. Per questo motivo, nell'iconografia del santo, egli viene spesso rappresentato nell'atto di calmare il cavallo recalcitrante all'insolito percorso. Ma chi era San Secondo? San Secondo apparteneva ad una nobile famiglia di Asti, una cittadina del Piemonte, ed era un ufficiale subalterno dell'esercito dell'imperatore Adriano. Colpito dall'eroismo di tanti martiri cristiani e da quella religione che, nonostante le repressioni, nonostante le condanne, si affermava e si diffondeva sempre più, cominciò a frequentare i cristiani e a visitarli nelle carceri della sua città. Incontrando quegli uomini in catene, aveva conosciuto tra gli altri San Calogero di Brescia, dal quale ha ricevuto l'annuncio del messaggio cristiano. Per questo Tertulliano, nelle sue esortazioni ai martiri, scriveva:
Anzitutto, benedetti martiri, non vogliate contristare lo Spirito Santo che è entrato con voi nel carcere. Se infatti non fosse entrato ora con voi, neppure voi oggi stareste lì. La vostra pace è la sua guerra, la guerra del demonio. Quella pace che alcuni, non trovandola nella Chiesa, hanno imparato a invocare dai martiri nel carcere. Secondo, che era amico di Saprizio, il prefetto romano della città, cercava in vari modi di convincere l'amico a mitigare le persecuzioni. Una volta insieme al prefetto si recò a Tortona per il processo e il martirio di San Marciano, che la tradizione considera il primo vescovo di quella città, la città di Tortona. La testimonianza di fede e il martirio di San Marciano di Tortona lo convinsero ulteriormente della verità della fede in Cristo e decise di convertirsi al cristianesimo. Dopo la morte di questo martire, Secondo ne raccolse le reliquie, un gesto di pietà che accelerava per lui l'ora della fine. Il suo percorso di fede giunse a compimento quando, a Milano, ha incontrato i santi Faustino e Giovita, che sono oggi i protettori di Brescia, anch'essi testimoni di Cristo fino al martirio. Mentre era a Milano, completò la sua preparazione cristiana e si fece battezzare da Faustino. Di ritorno ad Asti, San Secondo diede prova di un non comune coraggio quando ha dovuto resistere dinanzi all'amico Saprizio che lo lusingava per le sue promesse. San Secondo, animato dalla fede, cominciò ad annunciare Cristo nei territori oltre il Po, attirandosi così le ire e le minacce del prefetto Saprizio, che lo fece arrestare. In carcere subì ogni genere di tortura, finché l'imperatore Adriano, considerandolo un uomo pericoloso per gli dei di Roma, ne ordinò la decapitazione. Dopo il suo martirio, avvenuto nell'anno 119, i cristiani diedero degna sepoltura al suo corpo, che ancora oggi è conservato nella chiesa gotica di Asti, la città di cui è patrono. Il culto di San Secondo è particolarmente vivo nella città di Asti, ma anche nella città di Ventimiglia, di cui è pure patrono, ma è molto diffuso anche in diverse città italiane. Nella cattedrale di Ventimiglia il santo è rappresentato in un dipinto del Cavarozzi ed è rappresentato nell'atto di invocare la protezione della Vergine Maria sulla città. Ma l'opera di maggiore pregio è senz'altro quella del Parmigianino. È un affresco del XVI secolo che si trova nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma. San Secondo è invocato dai contadini per proteggere le viti dal gelo. E allora noi, nel giorno di San Secondo, ci rivolgiamo al Padre con la seguente preghiera. O croce, ineffabile amor di Dio e gloria dei cieli, croce, salvezza eterna, croce, paura dei repropri. O croce, sostegno dei giusti e luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per mezzo tuo l'uomo in Dio in cielo è stato fatto re. Da te la luce vera è sorta, la notte maledetta è vinta. Tu hai fatto crollare i credenti, i pantheon delle nazioni. Sei tu l'anima della pace, che unisce gli uomini in Cristo mediatore. Sei la scala su cui l'uomo sale al cielo. Sii sempre per noi, tui fedeli, colonna e ancora. Reggi la nostra dimora, dirigi il corso della nostra barca,
Nella croce sia salda la nostra fede, in essa si prepari la nostra corona. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, le tre persone che abitano l'umile casetta di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria, ci rappresentano mirabilmente le perfezioni divine e l'unione indissolubile delle tre adorabili persone della Santissima Trinità. Come abbiamo già meditato pochi giorni fa, Giuseppe è l'ombra del Padre, Maria è il Tempio dello Spirito Santo e Gesù è la stessa seconda persona della Santissima Trinità. Per questo motivo, a volte, la Sacra Famiglia è detta la Trinità terrestre. Nella Trinità celeste noi contempliamo l'unità di essenza in tre persone. In questa unione ammiriamo una identità di pensieri, di affetti e di desideri. Similmente, in Gesù, Giuseppe e Maria ammiriamo un'unione d'amore e di grazia e in questa unione una profonda conformità di desideri e di volontà. È difficile scrivere o parlare di una delle tre persone divine della Santissima Trinità senza parlare delle altre due. E così non possiamo separare le tre persone della Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria. Possiamo dunque asserire senza paura di ingannarci che, come in cielo vi è la Trinità ineffabile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sulla terra vi è un'altra Trinità di persone, Gesù, Giuseppe e Maria. Un teologo, il Gersone, preso da meraviglia nel contemplare questo mistero, esclamò con trasporto d'amore: «O bella, o amabile Trinità di persone, Gesù, Maria e Giuseppe,
che la divinità ha unito con i vincoli di una inviolabile carità. Non c'è cosa al mondo tanto eccellente quanto voi. Anime devote, siate fedeli a onorare la Sacra Famiglia, fate del vostro cuore una culla per Gesù, presso la quale troverete Maria e Giuseppe. Pregate San Giuseppe di venire spiritualmente nella vostra anima e di condurvi il bambino Gesù con la sua Santa Madre, come fece in Egitto, invitandoli a distruggere e spezzare gli idoli dell'amor proprio, della vanità, della sensualità e delle altre sregolate passioni. Pronunciate spesso, o anime pie, e con grande confidenza questi sacri nomi, Gesù, Giuseppe e Maria, nomi di pace e di amore, nomi di salvezza e di benedizione, nomi di maestà e di gloria, capaci di riempire di consolazione lo spirito di quelli che li pronunciano. I cristiani dovrebbero avere sempre questi nomi nel cuore e sulle labbra. Prendete la santa abitudine di invocare ogni mattina appena svegli questi 3 nomi sacri. O Gesù, Giuseppe e Maria, che rappresentate tanto perfettamente l'unione delle 3 divine persone e che desiderate così vivamente la salvezza di tutti gli uomini, aiutatemi efficacemente a procurare la mia salvezza. Che Gesù, Maria e Giuseppe santifichino i miei pensieri, le mie parole e le mie azioni, affinché io sia gradito al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O gloriosa e adorabile Trinità, che ci avete donato la Sacra Famiglia e l'avete ricolmata delle dolcezze e delle vostre benedizioni, stabilendo Gesù quale fonte e Maria e Giuseppe come canali per mezzo dei quali ci comunicate le acque abbondanti della grazia che vivifica e feconda le nostre anime. Concedeteci di poter onorare degnamente la Sacra Famiglia, affinché Gesù, Giuseppe e Maria si degnino di riceverci un giorno nell'eterna e beata loro compagnia in paradiso. Il beato Gaspare de Bono merita di essere annoverato fra i più devoti servi di San Giuseppe. Era un religioso molto pio e umile. A chi esaltava la sua virtù, egli rispondeva che in lui non c'era nulla di buono all'infuori del nome. Il beato amava la preghiera e la contemplazione, cui consacrava molte ore del giorno e specialmente della notte. Egli inoltre non cessava mai di conversare in spirito con la Santa Famiglia di Nazaret e aveva sempre i loro sacri nomi nel cuore e sulle labbra. Impariamo dunque da questo beato a conversare familiarmente con Gesù, Giuseppe e Maria durante tutta la nostra giornata. Quando venne la sua ultima ora, desiderò che i religiosi che l'assistevano gli ripetessero continuamente questi 3 santi nomi che gli ispiravano la più viva confidenza, affinché quell'armonia tutta celeste gli rendesse soave l'agonia e l'angoscia della morte. Morì invocando ancora una volta i sacri nomi di Gesù, Giuseppe e Maria, addormentandosi tranquillamente nel Signore e lasciando tutti i suoi confratelli ammirati per la sua tenera confidenza nella Sacra Famiglia. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera e la benedizione. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen.
e per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi è tratta dal libro del profeta Daniele. Daniele venne deportato quando era ancora giovane in Babilonia, in seguito alla conquista di Nabucodonosor. In Babilonia Daniele entrò al servizio del re, insieme ad altri giovani ebrei, Anania, Azaria e Misaele. Questi tre ricevettero dei nomi caldei, Mesac, Sadrach e Abdenego, e si distinsero per la loro capacità e la loro sapienza. Ma venne il momento della prova. Il re pretendeva che Mesac, Sadrach e Abdenego si prostrassero davanti alla statua che lui stesso aveva fatto. Pretendeva che la adorassero. I giovani si rifiutarono di adorare la statua d'oro, di prostrarsi davanti ad essa. Non si misero certo a dialogare, a trovare un compromesso. Dissero decisamente: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o Re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o Re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Per questo motivo furono gettati vivi nella fornace ardente e avvenne un miracolo che destò l'ammirazione di Nabucodonosor. I giovani rimasero illesi. Nabucodonosor esclamò: benedetto il Dio di Sadrach, Mesac e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Questa vicenda la possiamo applicare anche alla nostra vita. Anche noi siamo in esilio. La nostra vera patria è il paradiso. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Anche noi siamo al servizio della società, come lo erano i tre giovani ebrei, e anche a noi ci viene imposto di adorare la statua d'oro, ovvero ci viene imposto di conformarci alla mentalità di questo mondo, di arrenderci al mondo, di convertirci al mondo, di adottare il suo stesso modo di ragionare, di perdere la dimensione verticale della vita cristiana e ridurci a una organizzazione filantropica. Ma come Anania, Azaria e Misaele, anche noi dobbiamo opporci a questa idolatria e dobbiamo rimanere fedeli all'unico vero Dio, al nostro Creatore e Redentore, anche a costo della nostra vita. A volte c'è poco da dialogare, la verità deve essere accolta senza compromesso. Dobbiamo essere il sale del mondo. Gesù dice che se il sale perdesse il sapore servirebbe solo ad essere calpestato.
Infatti il sale che perdeva il sapore veniva gettato sulle strade come pavimentazione e veniva calpestato da tutti. Così è del cristiano mondanizzato. Prima è applaudito, lusingato, poi è messo da parte e calpestato dal mondo. Invece il cristiano coerente ha una sorte diversa. All'inizio è perseguitato, alla fine è ammirato. Il brano del Vangelo di oggi continua a riportare la controversia tra Gesù e i suoi persecutori e questo tema si collega con quello della prima lettura. Ci sono due frasi di Gesù di grande importanza. La prima è questa: la verità vi farà liberi. Chi è dunque libero? Il martire che rimane fedele alla verità sino alla morte, oppure il cristiano che si converte al mondo? Certamente il martire. Anche in mezzo ai supplizi più dolorosi, egli è pienamente libero e lo sarà per tutta l'eternità. Il martire Sant'Ignazio di Antiochia scriveva ai Romani nell'imminenza del suo martirio: allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo. Nulla mi gioverebbero le lusinghe del mondo e tutti i regni di questo secolo. È bello per me morire in Gesù Cristo, più che regnare sino ai confini della terra. Cerco quello che è morto per noi, voglio quello che è risorto per noi. Il mio rinascere è vicino. Perdonatemi, fratelli, non impedite che io viva, non vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo, né seducete con la materia chi vuole essere di Dio. Lasciate che riceva la luce pura, l'aggiunto sarà uomo. Lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio. La seconda frase è questa: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccato ci lega con pesanti catene. Il vizioso si illude di essere libero, in realtà è il più misero di tutti. Chi potrà spezzare queste catene che tengono il peccatore prigioniero del male? Il Signore, certamente, ma per la mediazione della Madonna. Come cantiamo nel bel canto dell'Ave Maristella, Solve vincla reis, ovvero sciogli le catene ai prigionieri, i prigionieri del male. Preghiamo la Madonna che ci renda pienamente liberi, che spezzi ogni catena e anche il filo più sottile che ci tiene legati al male. Così anche noi inizieremo, come Sant'Ignazio, ad essere pienamente discepoli. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Padre misericordioso, fa che questa nostra comunità riunita dallo Spirito Santo ti serva con piena dedizione e formi in te un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro, ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho
sottratto la faccia agli insulti e agli spunti. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi una umanità nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da questa meravigliosa vocazione, preghiamo. Signore, rinnova la nostra vita nel tuo
Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinnovaci profondamente. Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore. Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza e di egoismo. Liberaci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e permettiamo i nostri debiti, come anche noi permettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza. Tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e la sua parola dimori in mezzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli, per poter degnamente celebrare l'Eucaristia, cioè la presenza di Gesù in mezzo a noi, umilmente riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio perché cancelli le nostre impurità e peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: è vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dei,
e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi quando udrete il suono del corno, del flauto, della specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene. Altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno di ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitumi, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, sarete davvero i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete davvero liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. La testimonianza, la forza dell'esempio fanno sì che anche Nabucodonosor riconosca la grandezza del Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, che nella fornace sono aiutati dall'angelo del Signore e saranno liberi di poter uscire. E Nabucodonosor riconosce la grandezza del Dio di questi tre giovani. Forse a noi può interessare di più quel brano del Vangelo un po' così contorto come l'ha scritto oggi Giovanni: la verità vi farà liberi. Loro si sentono figli di Abramo, ma hanno dimenticato che Abramo era disposto a sacrificare il suo figlio Isacco sul monte Moria. Aveva in mano già il coltello per poterlo uccidere. Gesù viene a liberarci quando il nostro culto è solo un'affermazione di quello che è socialmente un'adesione. Noi oggi ci troviamo in Italia con tanti cristiani di nome, ma non di fatto, è vero? Ma non di fatto. Pensate agli inizi della vostra congregazione. È stato l'esempio di Padre Luigi e delle prime suore ad attirare altri a fare quel servizio che poi era un servizio a rischio di vita, è vero? E allora spesso siamo proprio come persone alle volte più religiose i più impermeabili a cambiamento. Faccio un esempio: in questi giorni si vede una grande resistenza
e anche qualche volta una manifesta inimicizia nei riguardi di Papa Francesco, che ha ristretto l'uso del latino per le messe. Allora, è più importante salvare il latino, che la maggior parte della gente non comprende, perché anche oggi uno che facesse il liceo di latino ne sa poco, o è più importante conoscere la parola di Dio? Ovviamente, se un canto, un'armonia è stata composta in una certa epoca ed è bella, si può cantare anche in latino, ma la parola di Dio non può essere in latino, deve essere nella lingua corrente. È vero? Perché è il cambiamento che si deve attuare per poter parlare con la testimonianza alla gente di oggi, ai giovani di oggi che hanno linguaggi completamente diversi, che hanno modi di vivere che non sono quelli di 50 anni fa. E allora la verità di Dio in noi veramente ci rende liberi di seguire non le nostre abitudini, ma la paternità di Dio, di rivelare l'uomo che non è un orfano, ma che è un Dio che lo segue e che lo ama e lo perdona. Le attività che ci attendono a volte incombono e sono tante. Su tutto si erge il dovere di metterci in sintonia e in dialogo con Dio. Svolgerlo è una grazia, adempierlo elevando una supplica sincera e sentita. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. Anche in terra d'esilio non mancano uomini fedeli a Dio fino all'eroismo. Perché il Signore, attraverso un rinnovato impegno missionario, allarghi i confini della Chiesa e accresca il numero dei credenti. Preghiamo. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. La fiducia dei 3 giovani israeliti non è andata delusa. Perché il nostro abbandono in Dio e nel suo aiuto sia pronto, illuminato e amoroso. Preghiamo. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. Dopo la liberazione dalle fiamme della fornace, la lode all'Altissimo esplode incontenibile e corale. Perché sappiamo sempre elevare a Dio un grazie sincero per i grandi e piccoli doni di ogni giorno, preghiamo. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. Una certa simpatia per Gesù non è ancora fede. Si può incominciare a credergli e poi rifiutarlo. Tenga lontano il Signore le mezze misure e le incoerenze dei giudei di Gerusalemme. Preghiamo. Rinnova per noi i tuoi prodigi, Signore. I nostri fratelli defunti hanno scelto nel battesimo di seguire e servire Cristo. Siano ora associati alla sua gloria nei cieli. Preghiamo. Rinnova per noi i tuoi prodigi, o Padre. O Gesù Redentore, inizio e perfezione della nostra fede, donaci di ricercare te come impegno appassionato, perché illuminati dalla luce del tuo Vangelo siamo resi liberi da ogni colpa e degni di seguirti con fedeltà costante, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, Signore, questo sacrificio che ci concedi di offrire in onore del tuo nome e rendilo per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria e nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e tutti i santi, eleviamo a te l'inno di lode ed esultanti cantiamo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e in particolare di Michela, Don Diego, e nella tua misericordia di tutti i tuoi defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, perché con fiducia e nella piena libertà dei suoi figli possiamo pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non la tentazione maligna. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza, per guarire i vizi del nostro cuore e confermaci nel tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio.
Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose. Diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre
e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo, ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli, attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine, dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes in lacrima numare. Ea ergo, advocata nostra, Filios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructus ventris tui, nobis post omnes exilium postrere. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi tre mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazaret commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai Suoi. Lo aveva promesso. Dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato,
mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui. Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora rientriamo in clima di preghiera silenziosa. Voltiamo pagina. Antiche mura venerate da secoli. Secondo la tradizione sarebbero le pareti della casa di Maria, la madre di Gesù. Ma è davvero possibile che dalla Palestina siano arrivate proprio in Italia e più precisamente a Loreto? E quali potrebbero essere gli artefici di questo prodigio? La leggenda ci racconta di angeli o forse i cavalieri templari legati a quel tempo a Papa Celestino. Quindi guardiamo insieme. A Loreto, antiche mura alimentano da secoli una profonda devozione. La tradizione dice che sono le pareti della casa di Maria. È vero? Cosa dice la scienza? Ma la casa si trovava a Nazareth, in Palestina. Chi le ha portate fin qui? La tradizione dice gli angeli. Moderni studiosi dicono i crociati. Un affascinante viaggio alle radici più sacre della cristianità. Da almeno 700 anni, la città di Loreto attrae i devoti di Maria. Su questo colle, milioni di pellegrini arrivano da ogni angolo del mondo per pregare e rendere omaggio alla Madonna all'interno della casa dove, ancora fanciulla, avrebbe ricevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, accettando il disegno divino. Queste pietre inviolabili ed eterne
le mura che avrebbero visto Gesù crescere, sono da sempre al centro di fatti straordinari che l'uomo non arriva a spiegare. Così Loreto è divenuta nei secoli una città cosmopolita, nata e sviluppata intorno al santuario, come in un abbraccio a difesa della sacra dimora di Maria. Qui tutto parla di lei. La casa si trova al centro dell'immensa basilica, sotto la cupola dipinta dal Maccari. È come una perla, incastonata dentro un magnifico scrigno in marmo, progettato dal Bramante. Tutta la basilica è un vero capolavoro. I migliori artisti del Rinascimento italiano hanno lavorato per la gloria di quella che si ritiene sia la casa di Maria. Ma com'era fatta la casa di Maria a Nazareth? Le pareti che troviamo a Loreto sono veramente quelle della casa dell'Annunciazione che ebbe luogo più di 2000 anni fa. Da molti secoli studiosi di diverse discipline tentano di trovare delle risposte sull'autenticità delle 3 pareti venerate a Loreto. Le indagini condotte inizialmente attraverso l'analisi dei molti documenti presenti negli archivi di tutta Italia si sono arricchite il secolo scorso, nel XX secolo, con gli studi archeologici, geologici e architettonici. Secondo la lunga tradizione lauretana, queste 3 pareti che troviamo a Loreto sono proprio quelle della casa in cui nacque e visse Maria a Nazareth. Esse furono portate su questo colle, che a quell'epoca apparteneva alla città di Recanati, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 e posate al suolo senza fondamenta sopra quella che era un'antica strada pubblica. A Loreto gli scavi hanno confermato ciò che dice la tradizione. La casa di Loreto non ha fondamenta proprie e questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Non solo, ma l'archeologia ha fatto emergere che la parte settentrionale della casa è stata collocata in parte sopra un fosso, probabilmente il fosso di scolo della strada. Ecco perché subito, nel XIII secolo, fu necessario inserire, al di sotto della parete, degli archetti di sostegno. E ancora. La porta originaria, che si trovava nella parete nord, è stata successivamente murata qui a Loreto, per rendere, con l'apertura di altri varchi, più agevole il passaggio dei tanti fedeli che entravano nella Santa Casa. La collocazione della porta originale era nel lato lungo e non su quello corto, come si usava normalmente in Italia. Se trasportiamo idealmente le 3 pareti di Loreto davanti alla grotta di Nazareth, ogni dimensione, ogni misura e proporzione combaciano perfettamente e il risultato è quello di una tipica abitazione della Palestina del I secolo. Le conferme più importanti sull'origine palestinese della casa che si trova a Loreto derivano tuttavia dall'analisi delle mura. Nella parte originale, fino a 3 metri circa dal suolo, le pareti sono formate da pietre risultate identiche a quelle utilizzate dai palestinesi all'epoca di Gesù. Come emerge anche dall'inserimento delle pietre a spina di pesce e dalle piccole scanalature che si possono osservare, frutto di uno stile di lavorazione ben noto. La finitura delle pietre è di stile nabateo. Ebbene, questi nabatei, lavorando queste pietre e esportando l'arte anche in regioni lontane, hanno fatto giungere fino a Nazareth questo stile particolare di lavorazione ornamentale della facciata delle pietre. Se ne trovano bellissime nella Grotta dei Pastori di Betlemme, se ne trovano al Santo Sepolcro di Gerusalemme e quindi abbiamo dei raffronti sicuri. Anche l'altare degli Apostoli, dopo essere stato a lungo trascurato dagli studiosi, ad una recente analisi è risultato formato da pietre di origine palestinese, rifinite con la stessa tecnica nabatea delle pietre della Santa Casa. Probabilmente fu un altare utilizzato dai primi discepoli di Gesù, che subito dopo la resurrezione trasformarono la casa di Maria a Nazareth in luogo di culto. Siamo quindi in presenza di uno degli altari più antichi della cristianità.
Non solo, ma c'è un'altra prova circa l'autenticità della Santa Casa. Nelle pietre si vedono come dei marchi incisi. Si tratta di circa 60 graffiti, databili tra il I e il III secolo d.C. Tutti simboli che troviamo anche in Terra Santa, come le croci a doppio corno, le croci cosmiche e le iniziali di Gesù in ebraico. Inoltre abbiamo trovato dei resti di un uovo di struzzo, che qui è del tutto estraneo, mentre era frequente in Palestina perché gli uovi di struzzo si appendevano nelle chiese a ornamento. Ce ne sono diversi. Ma come hanno fatto queste pareti così antiche a restare intatte fino ai giorni nostri? Ebbene, questa casa a Nazareth è stata difesa gelosamente, prima dai giudeo-cristiani nel II-III secolo. Poi nel V secolo i bizantini hanno edificato una basilica più bella, artistica, che ha sostituito quella dei giudeo-cristiani. E infine nel secolo XI-XII i crociati francesi hanno costruito una monumentale basilica per cui la casa, fin dal II-III secolo, è stata sempre protetta all'interno di un altro edificio sacro. L'archeologia e gli studi edilizi, dunque, avrebbero fatto luce sull'autenticità della casa, dando sostegno alla devozione secolare che la circonda. Ma c'è ancora un altro mistero che non trova soluzione, un mistero antico e affascinante. Come hanno fatto queste pareti ad arrivare dalla Terra Santa fino a qui in Italia, nelle Marche? Chi le avrebbe portate? Per ben 7 secoli la Chiesa ha creduto che la Santa Casa fosse stata trasportata grazie all'intercessione divina. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 il Signore operò uno dei miracoli più grandi. Fece trasportare la casa di Maria dagli angeli celesti, che in volo e per lunghi tratti di aria e di mare la portarono da Nazareth ad una località della Croazia. Dopo circa 3 anni, gli angeli spostarono di nuovo la casa, portandola sull'altro lato dell'Adriatico, in Italia. Qui la dimora di Maria fu posta prima su una collina vicino al mare, poi, dopo 8 mesi, fu posata in una selva di Recanati. Dopo qualche tempo gli angeli, ancora, portarono in volo la casa di Maria sul Monte Prodo, l'attuale Colle di Loreto, presso un campo che apparteneva a 2 fratelli. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, gli stessi messaggeri di Dio spostarono la Santa Dimora, posandola a pochi metri fuori dal campo dei 2 fratelli, nella sua collocazione attuale, che rimaneva sopra un'antica strada pubblica. È questo il miracolo delle cosiddette traslazioni angeliche, venerate per secoli dal cristianesimo.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vogliamo accogliere la presenza di Gesù, vogliamo accogliere la sua parola, fare mensa con Lui. Mettiamo ognuno di noi un'intenzione particolare per questa Eucaristia e ci prepariamo chiedendo perdono. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra gioia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: è vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostarvi e adorare la statua che io ho fatto? Bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo ad una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicini alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia.
Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri. Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ci avviciniamo in questa settimana a quella che sarà poi il cuore dell'anno liturgico, la settimana santa, con il triduo pasquale. E le letture ci invitano sempre di più alla conversione, cioè ad accogliere la presenza di Gesù, Gesù risorto, Gesù l'uomo nuovo, Gesù la luce, Gesù il compimento di come Dio ha pensato ognuno di noi. Ecco il motivo per cui la presenza del Gesù è importante e intanto Gesù parla a quelli che gli stanno credendo. Dicendo che cosa? Dicendo com'è importante stare nella mia parola,
Com'è importante avere un rapporto con me, a cominciare dal modo con cui ascolti la mia parola. Questo ci fa dire una cosa, questo rimanere nella parola, stare, dimorare nella parola, che la parola di Gesù non dobbiamo prenderla per frasi fatte, o perlomeno per avere qualche informazione su di lui, di quello che ha detto, oppure seguire per certi versi anche un sistema di valori che Gesù ci ha detto. No, stai nella parola, cioè stai in quel rapporto con lui. È diverso stare con qualcuno prendendo solo alcune frasi o avere un dialogo, ci cambia. Perché? Perché fa parte di noi quell'esperienza. Guarda come Gesù oggi ci viene a dire: stai con me e com'è importante la mia parola. Molto spesso noi stiamo bloccati nei nostri cambiamenti e anche nelle nostre conversioni. Perché? Perché non ci crediamo troppo spesso nella parola che ci viene data. Le nostre conversioni passano attraverso l'ascolto di una parola, o no? E se tu non ci credi tanto, fai come vuoi, ma alla fine non sei convertito. Ma anche nei legami che abbiamo a casa, o nelle comunità, o là dove siamo. La conversione parte dalla parola. Ecco perché è importante la parola di Gesù. Ma io devo dare credito, devo crederci. Forse le nostre indecisioni spesso partono dal fatto, molto spesso, partono dal fatto che noi non ci crediamo abbastanza. Perché siamo indecisi? Perché non ci credi. Certe cose in cui ci crediamo subito, ci azioniamo. Allora questo stare nella parola, questo avere fiducia nella parola, questo, diciamo così, confidare. E allora è proprio vero che la parola di Gesù, come dice lui, è una parola che fa crescere, è una parola che come un grembo nutre, ci fa andare avanti, ci fa essere sempre di più quello che siamo. In fondo, ecco, ci fa diventare sempre più liberi, meno schiavi del peccato, meno schiavi delle cose che non vanno. Perché? Perché la parola, cioè la presenza di Gesù, vuol farci diventare noi stessi, per come il Signore ci ha pensati, ci ha fatti. Guarda come allora la parola di Dio va a togliere le nostre maschere. La parola di Dio che ti tocca nel cuore va a togliere, diciamo così, i nostri peccati, le nostre inadempienze, le nostre cose che non vanno, per farci più liberi nel vivere di più e meglio la vita che stiamo chiamati a fare. Guarda come la parola di Dio ci illumina. Ecco questo stare nella parola, l'importanza della Bibbia. Forse dobbiamo conoscerla di più, non accontentarci. Non accontentarci. E allora molto spesso noi siamo un po' in balia delle opinioni degli altri nelle cose che facciamo. L'importanza della parola di Gesù che ci fa la verità e ci rende liberi. Forse se ascoltiamo meno opinioni, aiutano le opinioni, perché però sono delle opinioni, ma l'ascolto della parola ci dà il significato di come essere noi stessi e liberi dentro. Allora che questa parola diventi soprattutto oggi di casa, non solo una conoscenza di testa, ma un'esperienza che vivo con qualcuno, chiamata presenza di Gesù. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Preghiamo insieme perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, questo sacrificio, che ci concedi di offrire in onore del tuo nome, e rendilo per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre, ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dallo Spirito, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Preghiamo. I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza per guarire i vizi del nostro cuore e per confermarci nel tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ascolta le suppliche del tuo popolo, Dio Onnipotente, e a quanti concedi di sperare nella tua clemenza, dona con bontà il frutto della tua incessante misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti alla Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Quando sentiamo parlare di San Daniele del Friuli, il nostro pensiero va inevitabilmente al famoso prosciutto. La denominazione di origine protetta, che è stata assegnata nel 1996, ha infatti aumentato la notorietà e il mercato del prosciutto di San Daniele, sia in Italia che nel mondo. La sua produzione è garantita da oltre 30 aziende, che sono regolate da un preciso disciplinare di produzione e controllate dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Chi conosce e apprezza il prosciutto di San Daniele molto spesso però non conosce il territorio e la cittadina che gli dà il nome. L'obiettivo di questo video, quindi, è quello di far conoscere, sia pur in modo sintetico e incompleto, le attrattive, i monumenti e la storia di questa piccola città collinare. San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle al centro del Friuli e domina sulla pianura circostante. Qui ogni anno, nel periodo estivo, si svolge l'evento Aria di Festa. È un evento che dura più giorni e che vede aperte al pubblico le aziende di produzione e stagionatura. È un'occasione di festa che attira migliaia di estimatori e che ha aperto strade per un turismo spontaneo che vede gruppi, persone, famiglie che vengono qui per visitare e conoscere questa cittadina. San Daniele è un antico borgo che nel Medioevo ospitava il mercato più importante della zona, insieme a quello di Aquileia e di Cividale. Nel 1420 poi passò sotto il dominio veneziano e successivamente divenne un feudo patriarcale. Si chiama San Daniele del Friuli per distinguerlo da altri due feudi patriarcali che avevano lo stesso nome: San Daniele nella valle del Gail, facente parte della regione austriaca della Carinzia, e San Daniele del Carso, facente parte oggi della Slovenia. La Biblioteca Guarneriana è una tra le più antiche biblioteche d'Italia. È stata fondata nel 1466 da Guarniero d'Artegna, il quale donò alla chiesa di San Michele 173 codici manoscritti, tra cui una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo e la Bibbia Levantina, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini. Sulla spianata in cima al colle si possono vedere i ruderi dell'antico castello e la chiesa dell'XI secolo dedicata al profeta San Daniele, ed è da lui che prende il nome l'attuale cittadina. Il suo campanile è stato realizzato adattando l'unica torre rimasta dell'originario castello. Con l'ingrandirsi del borgo, la chiesa di San Daniele Profeta era divenuta insufficiente. Nei primi decenni del secolo XIV, quindi, si costruì una nuova chiesa che venne dedicata a San Michele Arcangelo e che oggi è il Duomo della città. Il patriarca Francesco Barbaro tenne qui un sinodo diocesano
nel 1595. Di fronte al campanile del Duomo c'è la Casa del Trecento. L'edificio in passato ospitava il Banco dei Pegni di San Daniele del Friuli. Oggi ospita un'esposizione di cimeli storici militari prevalentemente collegati alla storia degli Alpini. La chiesa di Santa Maria della Fratta fu costruita nel 1348. L'edificio presenta una facciata in pietra della seconda metà del 400 e comprende un elegante portale decorato con un basso rilievo di Giorgio da Carona. In cima alla facciata si può osservare la bifora campanaria del 1501, opera di Donato da Lugano. La chiesa di Sant'Antonio Abate è un autentico scrigno dell'arte friulana, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine, detto Pellegrino di San Daniele. È definita la piccola cappella Sistina del Friuli ed è stata consacrata nel 1308. Porta Gemona fu edificata per volere del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani tra il 1579 e il 1582, sulle rovine di un torrione distrutto dal terremoto nel 1511. Venne realizzato su disegno di Andrea Palladio. Il Museo del Territorio è collocato nel seicentesco chiostro dell'Ospedale Vecchio, che in origine era un convento domenicano. Questo museo espone preziose testimonianze d'arte, reperti archeologici, oreficerie, monete antiche, vetri, ceramiche, terracotte e dipinti. Ai piedi del colle sorge il santuario della Madonna di Strada, costruito nel XVII secolo per accogliere un'ancona costruita nel 1506 e dedicata alla Madonna. Il santuario è un valido esempio di stile barocco friulano che si è arricchito nel 1901 dell'attuale facciata. A poca distanza dal colle, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora della trota, che viene allevata e lavorata in modo artigianale, producendo una trota affumicata simile al salmone, ma dal sapore più delicato. Essa è denominata la Regina di San Daniele.
Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni per questo fine settimana. Tornano le piogge sul Mediterraneo, difatti l'alta pressione verrà cacciata via proprio nei primissimi giorni di aprile da una zona di bassa pressione che invierà correnti instabili e più fredde dal nord Europa verso tutta l'Europa centro-orientale, anche l'Italia, quindi ci attendiamo il ritorno di qualche precipitazione ed un calo delle temperature per venti più freddi di tramontana e grecale. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Approvato definitivamente il divieto di vendita delle auto a combustione dal 2035, eccezione per gli e-fuels, non per i biocarburanti come voleva l'Italia. Netanyahu corre ai ripari e sospende il piano di revisione del sistema giudiziario dopo le proteste e la crisi più nera degli ultimi anni. Stati Uniti, la polizia divulga il video della sparatoria nella scuola di Nashville, costata la vita a 6 persone, tra cui 3 bambini. Tutte le auto nuove acquistate nell'Unione Europea a partire dal 2035 saranno a emissioni zero. È stato definitivamente approvato il regolamento che vieterà la vendita di tutti i veicoli con motore a combustione, ad eccezione di quelli alimentati con gli e-fuels. Un'esenzione richiesta esplicitamente dalla Germania, che ha creato non pochi problemi agli altri Stati membri. Germany with Italy and Poland, because that was the point, that they had this minority blocking position, have played at the very last moment on an issue, on a file that was already agreed by the different institutions. And as a matter of principle, we don't like this approach. We think it is not fair. Alla fine l'accordo negoziato tra la Commissione e il governo tedesco prevede l'esclusione dal divieto solo delle auto alimentate con carburanti sintetici che sono realizzati estraendo idrogeno dall'acqua e CO2 dall'atmosfera e dovrebbero così compensare le emissioni di anidride carbonica prodotte. Non tutti i paesi erano d'accordo nel mettere fine ai motori endotermici. La Polonia ha votato contro, Romania, Bulgaria e Italia si sono astenute. Al contrario di quanto sperava il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, infatti non ci sarà nessuna esenzione per i biocarburanti. La Francia si blinda, 13.000 agenti presidiano le strade della protesta contro la riforma delle pensioni, 5.500 solo a Parigi. Secondo i sindacati sono circa 450.000 i manifestanti che hanno partecipato al corteo nella capitale. Another day of general strikes and demonstrations for France, the 10th such day since the start of the year and since the government announced plans to reform the pension system here in this country, a contentious reform that has now been adopted, angering a large part of the population. The leader of one of the powerful unions here in France has said that the only way for calm to return to the streets of France is for the French government to scrap the reform on its entirety. Tensions have erupted between protesters and law enforcement officers across the country, and hundreds of people have been detained, including young protesters, many of whom are taking to the streets for the very first time, saying that they couldn't sit and watch this time around. Macron, il nous écoute pas et on en a marre et on n'a pas envie que ça passe de 62 à 64. Il y a le ras-le-bol par rapport au réchauffement climatique, à tout ça et tout, et c'est un ras-le-bol. On a envie qu'ils nous écoutent et qu'ils comprennent qu'on en a marre, quoi, et qu'il n'est pas tout seul non plus. C'est pas le roi, quoi. Il n'y a plus de roi en France et il y a une raison quand même. Demonstrations have been called for major cities across France, and a record number of police officers are deployed, 13,000 according to the Interior Minister across the country. Annelise Borges in Paris for Euronews. Parigi sommerso quasi dai rifiuti, ma ora arriva una svolta. Dal 6 marzo tonnellate di immondizia si trovano abbandonate nelle strade della capitale. Il sindacato CGT ha annunciato la fine dello sciopero dei netturbini. A partire da questo mercoledì gli operatori ecologici torneranno di nuovo al lavoro. Fine anche del blocco dei tre inceneritori che servono la città. Anche i netturbini hanno aderito alle proteste in corso contro la riforma delle pensioni proposta dal governo Macron.
Ancora proteste a Israele, manifestanti strada, caos, scontri e incendi nella notte, folla respinta con gli idranti. Il paese è paralizzato al punto che il primo ministro Netanyahu è corso ai ripari in una delle crisi più pesanti degli ultimi anni. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות בה' את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת Il הבאה. piano avrebbe rinnovato i tribunali dando al governo di Netanyahu maggiore peso nella scelta dei giudici, compresi quelli che si occupano del suo processo per corruzione, uno scenario che ha messo in contrapposizione gli ebrei israeliani liberali e laici con le fazioni più di destra e ortodosse, fino a far temere una guerra civile, allarmando gli Stati Uniti. So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. Nonostante l'annuncio del primo ministro, ci sono state altre tensioni a Tel Aviv. I manifestanti chiedono il ritiro dell'intero pacchetto di misure sulla giustizia. Se lo stop all'iter dovesse rivelarsi temporaneo, continuerebbero a protestare. Diversi spari mandano in frantumi le finestre della scuola Nashville, nel Tennessee, e pochi istanti dopo una donna fa irruzione, armata e pronta a fare una carneficina. Queste sono le immagini scioccanti diffuse dalla polizia. Il video mostra l'inizio della sparatoria, costata la vita a 6 persone, 3 bambini di 9 anni e 3 adulti sui 60. La responsabile della strage, identificata come Audrey Elizabeth Hale, 28 anni, è stata uccisa dalle forze dell'ordine. Sembra che la donna avesse studiato nella scuola presa di mira. All'indomani del blitz mortale, il déjà vu delle cronache americane, polizia, ambulanze, bambini sotto shock, genitori angosciati. We have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart, ripping the soul of this nation, ripping at the very soul of the nation. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. Le ragioni della sparatoria non sono ancora chiare, ma è stato accertato che la donna aveva pianificato attentamente l'assalto. Legata alla Covenant Presbyterian Church, la scuola ospita circa 200 studenti, dalle materne alla 6ª classe. La comunità è sconvolta, in tutto il paese le bandiere degli edifici sventoleranno a mezz'asta fino al 31 marzo. L'Ucraina rafforza la difesa con i nuovi potenti mezzi corazzati, gli stessi in dotazione all'esercito britannico. I carri armati Challenger 2 sono arrivati nelle zone del conflitto. Oltre 14 mezzi militari, a testarli tra i primi il ministro della difesa Reznikov, che ha pubblicato un video sui social mostrando quelle che ha definito fantastiche macchine da combattimento. En daarna is er ruimte voor vragen, 2 van Nederlands en 2 van Duits. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. L'annuncio dei rinforzi è arrivato poche ore dopo che il cancelliere tedesco ha confermato di aver inviato all'Ucraina altri carri armati. Questi mezzi sono più numerosi di quelli inglesi perché in dotazione agli eserciti di diversi stati. Dovrebbero avere un ruolo importante nella controffensiva a est del paese. Il Parlamento ungherese ha ratificato l'adesione della Finlandia alla NATO con 182 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto. L'Ungheria è così il 29esimo e penultimo membro dell'Alleanza Atlantica ad approvare l'ingresso di Helsinki nella NATO. Il voto ungherese era già stato posticipato in più occasioni. Si attende ora la ratifica della Turchia. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. L'Ungheria e la Turchia sono gli unici 2 paesi membri della NATO a non aver ancora ratificato l'adesione della Svezia.
La consegna ad Ankara dei rifugiati curdi in Svezia è uno dei punti di frizione con la Turchia, che chiede l'estradizione di quelli che definisce come terroristi. Appena arrivati in Spagna da Seattle, Steven e Kailin esplorano le strade di Madrid in un tour walk and eat per gustare le famose tapas dove le mangia la gente del posto. La coppia è tra le centinaia di migliaia di turisti stranieri in vacanza qui per Pasqua. La Spagna dovrebbe battere tutti i record di turismo nel 2023. Gli stranieri stanno trovando in Spagna quello che il Covid ha negato a tutti da tempo, l'interazione sociale. Spanish tourism is really booming this year. What we're seeing is just this kind of pent-up energy still from the pandemic that people want to get out there and see the world. You know, they want to experience, little shops like this and have a great glass of wine and experience all that Spain has to offer. Il settore del turismo e dell'ospitalità spera di superare i dati pre-pandemia, quando visitarono il paese 83,7 milioni di turisti stranieri. Secondo i dati della Spanish Hotel Alliance, le prenotazioni per la settimana di Pasqua sono aumentate di 20 punti rispetto allo scorso anno e in estate si dovrebbe registrare un vero e proprio boom del turismo. España espera una temporada turística histórica pese al aumento de precios que podría alcanzar el 20% este verano, pero ahora mismo el mayor reto de las empresas del sector es encontrar trabajadores para satisfacer la demanda. La società di risorse umane Randstad stima che la Spagna avrà bisogno di almeno 60.000 lavoratori in più nel settore del turismo e dell'ospitalità. Aziende leader come Meliá hanno lanciato campagne social alla ricerca di giovani talenti ovunque si trovino. In questa scuola alberghiera di Madrid, giovani studenti sono pronti per entrare nel mercato del lavoro tra poche settimane, giusto in tempo per l'alta stagione. El 100% de los alumnos que salen de la escuela y que quieren trabajar, de inmediato los dejamos in un posto lavorale. Nonostante l'inflazione, l'incertezza economica e la politica globale, la Spagna potrebbe vivere la migliore stagione della sua storia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e anche con tutti coloro che pregano con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in modo particolare per i sofferenti, gli ammalati. Questa sera preghiamo Maria sotto il bellissimo titolo Maria che scioglie i nodi. Tutti quanti abbiamo dei nodi da sciogliere nella nostra vita, dei problemi, delle sofferenze, di momenti di buio, di smarrimento, forse anche di disperazione.
Ecco, allora è normale che noi figli ci rivolgiamo a colei che ci è madre e che, essendo madre di Dio, ha la possibilità di intercedere per noi. Le affidiamo tutte le nostre sofferenze e quelle dei nostri fratelli. E questa sera meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non è qui, è risorto, come aveva detto. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo e sedette alla destra del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cieli così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. La Vergine è assunta in cielo e nella gloria degli angeli e dei santi. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria.
una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, Figlio, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo verso i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O Soluta Rogata nostra, rivolgi a noi l'occhio tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mio, dolce Vergine Maria.
Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo, che come vedete c'è anche una
un berretto e una chitarra, perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché hai composto tu, è vero? Sì, sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della Comunità Maria a suo tempo. Attualmente anche la Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio, però tu la usi, la canti. è così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invitato. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. Basta ricordare che il grande filosofo Platone, accanto ai ragionamenti, presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, vero? Certo. Perché i racconti di Gesù sono pieni di filosofia e di teologia. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola? Sì, la scuola elementare. Sono un insegnante di religione nella scuola elementare, nella scuola primaria. In un quartiere che conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma poco più grande di Napoli, perché so quanti abitanti fa? Pare 60.000 abitanti. Sicuramente in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, so, dei viali molto ampi, piante. Peccato che la gente ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto bello veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come e perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senape che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E noi vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo in arte Bruna Girasole. Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatore di perle, cercatore di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezza intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere il E la tesoro. grazia di Dio penso che sì, sia, che è infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no?
Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? Sì. E Ma il più spesso- prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, è vero, professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto, finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, è un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così. Dice: il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo. E la prima risposta che ho trovato, ho detto: il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio Lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano, dicendo: ma è mai possibile, in un uomo c'è Dio? Che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, Non una. ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatta questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, Dove che è c'è Lui, il tesoro, che è sempre Lui. figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità. Per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo, ma però lo possono. Ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti. Una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso. Come uomo, dice che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor, fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù. Perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio.
Allora noi, riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio. Non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore, e qui vorrei fare un altro passo del gigante, sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare, perché altrimenti perdiamo il tesoro. Per caso sia la Chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la Chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni... Che vuol dire, professore, Vuol dire corporee? che le sue mani, i suoi piedi, per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 Siamo anni, noi. fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, Un'antica canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi, ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, Sì, intonato, c'è un canto intonato molto a questo attinente a queste parabole di cui parliamo oggi. Sei disposto a farcelo sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua volontà. Il regno dei cieli è simile ad un
Grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in Sì, televisione. vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... E comunichi la gioia sì, di cui hai parlato in questa sicuramente, canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Sì. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. Importantissimo. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. la Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno, la soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha Se mandato. Onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'8° sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose: credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che i bambini hanno ancora viva, vera, no? Ma io direi ancora di più. Di conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, allora, lì. direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi Del resto proprio. nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore
si può incontrare Dio, anche da un momento difficile della Esatto, propria vita, esatto, si può esatto. scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripeteci quella cosa che ha detto ultimamente di quel santo Beato Giacomo Cusmano. Cosmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'ottavo sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo Beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'ottavo sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente ci sta Gesù di Nazareth, il Santissimo, il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo, tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione. Invece no, io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Sì. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è il padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, sono tutte condizioni di emarginazione, di situazione sociale. Ecco, noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione, pace e bene a tutti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, tra l'altro questa elaborazione è proprio nostra di Trebi Meteo, molto bella, e ci mostra questa perturbazione che sta attraversando al momento l'Italia centrale. Vedete, la nuvolosità è più estesa nelle regioni centrali, ma si sta muovendo anche rapidamente verso il sud dell'Italia. In effetti per le prossime ore ci attendiamo l'arrivo di questa perturbazione anche nelle regioni meridionali, perturbazione che porterà degli acquazzoni, dei piovaschi e che è seguita da aria più freddina e da parecchio vento, quindi attenzione anche al vento che si farà sentire nelle prossime ore e anche per buona parte della giornata di domani. Nei giorni successivi comunque alta pressione che rimonta poi sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi la primavera tornerà protagonista un po' dappertutto rapidamente, con dei sistemi nuvolosi che per il momento rimangono sopra l'arco alpino ma sfioreranno nei prossimi giorni un po' le regioni settentrionali, però ancora una volta purtroppo senza grandi precipitazioni. Chiudiamo con le temperature. Vi dicevo che la perturbazione che sta transitando sull'Italia è seguita da aria più frizzantina, anche parecchio vento e quindi temperature in calo. Di giorno in realtà si starà abbastanza bene, anche se per questo martedì vedete comunque massime per lo più al di sotto dei 20 gradi, ma al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi bene. Al centro-nord scenderemo anche sotto i 5 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e su Italia. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale e la Grecia la perturbazione transitata dalle nostre parti. E così, se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, vedete che resisteranno ampie zone di sereno, un minimo di variabilità nelle estreme regioni meridionali, per il resto poco da segnalare, qualche velatura poi si avvicina al nord Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni, anche lì poco nulla, qualche residuo piovasco nelle prime ore del giorno all'estremo sud, per il resto bella giornata di sole. Quindi in definitiva ci attende un martedì soleggiato in Italia, però vi devo segnalare intanto un po' di vento che si farà sentire stavolta soprattutto nelle regioni meridionali e diciamo anche un minimo di variabilità al sud, con qualche piovasco a inizio giornata in Puglia, sulla Bassa Calabria, poi sull'Appennino meridionale, ma sole che torna piano piano protagonista. E come temperatura, attenzione, al primo mattino valori molto frizzantini, al centro-nord anche sotto i 5 gradi e anche le massime non saranno particolarmente alte, rimaniamo ben al di sotto dei 20 gradi. Per tutti i dettagli e comunque per le vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna,
che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante.
Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da IM Parigi, giornata di lunedì con una certa variabilità e instabilità sull'Italia centro-meridionale, poiché attraversata da un fronte freddo, il quale sarà poi in graduale allontanamento entro fine giornata verso est. In dettaglio osserviamo le precipitazioni che tale perturbazione favorirà. Ebbene, saranno nevose sull'arco alpino, quote medio-alte. Si tratta invece di piogge e rovesci al centro-sud a carattere sparso, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco, principalmente sulla fascia adriatica, ma si tratta di precipitazioni di breve durata, ma saranno accompagnate da una forte ventilazione. In definitiva, ci attende un lunedì con molta variabilità e instabilità al centro-sud, come osserviamo precipitazioni sparse, a tratti anche fenomeni temporaleschi. Addensamenti anche sull'arco alpino con deboli nevicate, soleggiate invece altrove, attenzione solo alla ventilazione poiché soffierà a tratti anche intensa, le temperature massime di conseguenza perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, maggiori dettagli come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Attenti! Alza bandiera! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, al mese di maggio, non vedevamo l'ora
perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente 2 giovani spose
una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E allora, reale. sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel Bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30 Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. Sì, che spiega. E poi arrivano... Poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero, ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la gente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano. Anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro direi,
Ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Sì, ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 anche euro. Ho partecipato, ma tante persone hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con perché il vescovo... è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no? Almeno durante l'apparizione quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno
anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da 2 autorevoli docenti in mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo, Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. Sì. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un tumore Viva al Gesù, cervello. viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del Bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi è nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono sì, le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi dalla Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio la tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché
la Madonna appare con le rose, La regina perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa E appunto, ci io rimette su alla, questo ti ci volevo, riporta alla su preghiera questo del Santo Rosario. ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, Che differenza oltre c'è? al Che sono? rosario diciamo canonico, la Vergine Santa a Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è È una croce reale che sta lì, di legno. croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni, e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce, e il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un rito e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e li conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo quest'uomo compianto un mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco. I bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero. Aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito
per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova anche, in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia della signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso e vedere questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andati poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, settembre del bene. 2012. Adesso non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Siamo sì. stati
stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima Sì, non sempre. era? Sempre. Già mio padre Adesso era di presidente più. dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un Cuori. po' in più. Poi io sono stato in Associazione Sacri della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto. Ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che ci Grazie a hanno lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buono, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E una broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento. A risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Pace e bene. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 in questi giorni che ormai poche ore ci separano dalla Pasqua, dalla resurrezione di Cristo, Cristo che vince il diavolo. Oggi in questa particolare puntata vogliamo portarvi a braccetto presso quel mondo dell'occulto che sentiremo si compone di tantissimi fatti e soprattutto di episodi inquietanti. Lo sentiremo dal diretto interessato che ovviamente poi vi presenteremo. A farvi compagnia in questa puntata ci sarà con noi il collega Paolo Rodari, il vaticanista del Foglio, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie a voi. Paolo Rodari,
il diavolo fa paura? Fa paura a chi non lo conosce. Diciamo, chi ne riconosce l'esistenza e chi attraverso la preghiera e il digiuno ci sta lontano non può far paura. Tu parli di digiuno, siamo alla fine della Quaresima, perché è importante il digiuno? Ma questo lo dicono, diciamo, coloro che hanno a che fare col diavolo, quindi principalmente gli esorcisti. Occorre un allenamento per stare lontano dal diavolo, e l'allenamento principe, oltre che la preghiera, è anche il digiuno, cioè una certa astinenza, quindi una certa capacità di controllarsi rispetto ai vizi e rispetto ai peccati. Perché il diavolo fa paura? Perché il diavolo esiste, ma soprattutto cosa fa? Cosa fa? Tenta l'uomo, cerca di portare l'uomo non solo al peccato ma anche all'autodistruzione, all'autoannullamento. Il diavolo vuole dividere l'uomo, vuole dividere tutto e vuole distruggere ogni cosa. Questo è il suo compito nel mondo. E noi proprio per questo, proprio per farvi raccontare da chi combatte tutti i giorni da 26 anni, compresi i giorni di Pasqua e di Natale, abbiamo chiesto a Padre Amorth di illustrarci passo passo quello che succede nel mondo dell'occulto. Sentiamolo insieme. Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede, e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono. Uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui, e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte ce lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Non so, il satanismo insegna, tutte le scuole sataniche, fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna, e la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Paolo, abbiamo ascoltato un po' quello che è il decalogo del buon satanista. Sostanzialmente a me sembra che alla fine sia una sorta di buoni consigli che ogni padre fa ai suoi figli, cioè attenzione, cerca di essere il primo, cerca di essere non solo il migliore, ma soprattutto, anche se in modo disonesto, cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te questo è satanismo? Non so se questo è satanismo, però a me colpisce molto, scrivendo questo libro con Padre Amorth, lui ha sempre sostenuto che non ci sono vie di mezzo, si sta con Cristo, si sta con Satana. E questo significa che coloro che non seguono le leggi naturali scritte, che hanno scritto all'interno del proprio cuore, e che quindi anche non seguono Cristo, in qualche modo stanno da un'altra parte. Quindi primeggiare l'invidia, la superbia, insomma i peccati e i vizi contro i quali la Chiesa chiede e insegna a star lontano, portano in qualche modo da un'altra parte. Ora io sono un giornalista, non so dire fino in fondo se portano veramente a Satana. Amorth dice di sì, sostiene di sì. Quindi chi non è con me è contro di me, cioè chi è che non è con il cristianesimo è necessariamente, visto che non ci sono le vie di mezzo, è con Satana. E vediamo come Padre Amorth ci dice funzioni il satanismo.
ci sono delle forme in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti, perché il demonio ha un trucco, Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero. Dio è un bugiardo, Dio non esiste. Se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato delle consacrazioni a Satana. Sono tutte uguali, scritte col sangue. Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo, state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante, caro Paolo, è che da un mondo dell'occulto fatto di ombre e luci vengono fuori episodi come questo di cui ha parlato Padre Amorth, cioè le persone per consacrarsi a Satana decidono di bruciare, lo ripeto per i nostri telespettatori, di bruciare i certificati battesimali. Secondo te, da giornalista, quindi da uomo della cronaca, che vuol dire per chi brucia un certificato di battesimo? Cioè, che male può fare un certificato del battesimo ad una persona? Probabilmente è un modo per liberarsi di una cosa a cui non vogliono appartenere, e nelle messe nere sempre si usano simboli, non solo simboli ma anche oggetti, segni cari sacri per la Chiesa. Li si prendono e si capovolgono, si bruciano, si distruggono, cioè è un'azione simbolica che però segna un patto, segna un sigillo col diavolo. Probabilmente queste persone sono state battezzate da piccole, vogliono rinnegare questa appartenenza che non sentono più loro, e quindi simbolicamente, ma anche come segno di un patto che si stringe, bruciano questo pezzo di carta. Bruciano il certificato di battesimo e stilano. Questa è la grande novità che noi ovviamente cercheremo di portarvi in studio. Cioè, ci sono persone che per consacrarsi a Satana e quindi per abbracciare il satanismo decidono di fare un patto di sangue, cioè un vero e proprio scritto con cui la persona, nome e cognome, decide di dare tutto se stesso, anima compresa, quindi di vendere l'anima al diavolo. Ma andiamo con calma, perché ne abbiamo ancora altre da sentire, soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici, e insegna sempre Padre Amorth. Magia, fattura, legatura, maledizione, due forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio. Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista e dico quanto vuoi perché tu
condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga, quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è uno, ad esempio, il giovanotto, che quando ha cominciato a venire da me aveva 18-19 anni, adesso ne avrà più di 40. Lo esorcizzo, aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio dà anche quelli, specie alla testa e allo stomaco. Sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni è ancora senza, ed è anche un bel ragazzo, senza moglie e senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Cos'è la magia bianca? Uno, mettiamo, ha un cancro, ci picchia, va da un mago, va da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre, bene, paga, ha subito l'impressione di stare meglio. Per un certo periodo sta meglio, dice, per mago, quel mago mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. E allora torna dai medici e niente da fare. Alla fine dice, quel mago però mi aveva guarito. Torna dal mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori. Ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere per un po', poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. Vi stiamo trascinando in questo mondo che sembra proprio di un altro mondo. Malefici, magia bianca, amuleti, fatture. Paolo, cosa sta succedendo? Sempre più persone si rivolgono a maghi, insomma, cercano la risoluzione dei propri problemi in persone che gli promettono un paradiso sostanzialmente. E Amorth, molto semplicemente, padre Amorth mi ha sempre detto che una grande differenza è tra gli esorcisti e i maghi, è che gli esorcisti che aiutano anche ad uscire da certe situazioni non si fanno pagare e i maghi si fanno pagare. Di diffidare sempre dei maghi quando si fanno pagare, perché esistono anche persone che hanno qualche dono positivo, che non sono sacerdoti, non sono esorcisti. Parliamo dei veggenti, carismatici. Sì, esatto, persone che in qualche modo possono aiutare, e Amorth dice se non si fanno pagare probabilmente forse sono persone che valgono. Quindi la differenza, per riassumere e far capire meglio al nostro pubblico, è che quando trovate comunque annunci, perché poi questa è la storia, l'attualità, quando si trovano annunci di presunti maghi, stregoni, fattucchieri, attenzione, si gioca con il diavolo. Comunque non è soltanto come molti pensano la gente ignorante o di bassa estrazione che si rivolge ai maghi. Io ho letto recentemente che anche squadre di calcio di Serie A si rivolgono ai maghi per avere soluzioni ai propri problemi. Maghi, ciarlatani, fattucchieri, ma anche qualcosa di molto più inquietante, ovvero parliamo di presunte, non lo sappiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, lobby economiche che riescono a governare il mondo? Forse sì, forse no. Sentiamo però cosa ne pensa padre Amorth. La massoneria, che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari e poi è diventata sempre di più. Guardi una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria: la sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera.
E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi. Massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni saranno con loro che li bloccano. O gente che aspira a posti di vertici e che merita posti di vertici vengono bloccati dalla massoneria. Bloccati, comandano loro. Paolo, comandano loro. Questa lobby che ogni tanto viene presa, rimessa, rispostata, il cui nome viene cambiato, esiste, non esiste, cosa fanno, chi sono? Io non sono esperto di massoneria, non la conosco, quindi non posso, diciamo, esprimermi nel modo giusto. Certo che mi ha colpito quello che dice Amor, cioè lui sostiene che Satana, il diavolo, tenta principalmente le persone che hanno potere e soprattutto il prodotto che vende è un prodotto di successo, cioè vende sempre i soldi, il potere, la carriera. Quindi senz'altro usa anche in modo, questo lo sostiene Padre Amort, usa soprattutto delle persone che sono ai vertici appunto ai vertici politici, ma anche ai vertici della Chiesa spesso, non sempre, ma è lì che si va principalmente ad annidare. Ora non so se la massoneria, tutta la massoneria sia connivente col demonio, questo io davvero non conosco e non posso dire, però senz'altro il potere è uno strumento che lui usa. Del resto anche nel Vangelo si vede benissimo che le tentazioni di Satana, che Satana fa a Gesù, è anzitutto la tentazione di essere del potere. Le tentazioni del deserto, le stesse tentazioni che poi riceve durante la sua passione. Paolo, tu insieme a Padre Amort hai scritto il libro, un bestseller ormai, visto gli ultimi dati e come viene posizionato in classifica, L'ultimo esorcista. Com'è nata l'idea? L'idea è nata io avevo il desiderio di raccontare un qualcosa di narrativo, inerente a quello che scrivo, che è il Vaticano. E avevo intervistato più volte Padre Amort per il Foglio e prima anche per il Riformista, dove lavoravo prima, e lui mi sembrava una persona esplosiva, che avesse qualcosa di esplosivo e di forte da dire. Quindi l'idea è nata con un incontro che ho avuto con lui, gli ho chiesto se voleva raccontare tutta la sua vita, perché poi il libro è questo, e lui ha subito accettato, perché lui è un sacerdote paolino e ha come propria missione anche l'idea la comunicazione. La comunicazione, sì. E tu come hai vissuto? Cioè, tu credevi al diavolo? Io non conoscevo, sì, diciamo più o meno sì, ma non sapevo bene neanche di che cosa si trattasse. Veramente sono arrivato a questo argomento in modo molto anche così proprio da ignorante. E lui mi ha introdotto piano piano in questo mondo nel quale, dopo questi mesi che ho passato con lui a scrivere il libro, come dire, devo riconoscere che qualcosa c'è, insomma. Qualcosa c'è. Io direi aggiungerei anche altro. Non solo qualcosa c'è, ma qualcosa è reale. Ed è talmente reale, credetemi, che esistono situazioni, che adesso ascolteremo da Padre Amort, che hanno dell'incredibile. Cioè, vi anticipo soltanto il titolo, addirittura la possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Padre Amort. Quando c'è l'infestazione delle case è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori, dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa, doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese, scoppiavano le luci, poi si aprono e si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono, uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi
accensione di radio, di televisore, di telefono. E non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ore da disturbare, e sempre in ore da disturbare. È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire: vi conviene cambiare. Per quanto possa costare di sacrifici, di soldi, vi conviene cambiare, perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata. Però scoprire la causa per cui una casa viene assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico, sensitivo. E se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, tutte mattonelle. Ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella. Gli ha detto: questa è da togliere. Martello, l'hanno tolta subito. C'era della carne putrefatta. Buttata via quella carne putrefatta, distrutta, bruciata, basta, è stata pace in quella casa. Case infestate dal demonio, carne putrefatta dentro le mattonelle, spiriti che fanno accendere o spegnere le luci, telefoni che squillano. Paolo, sembra un film. Sembra un film. Cos'è invece? È la realtà. Nel libro Padre Amor racconta di questa casa infestata, nel senso che si spegnevano le luci, scoppiavano le lampadine, sbattevano le porte e questa coppia di persone che vi lavorava non riusciva più a abitarvi perché non riusciva più a dormire. Amort ha chiamato un sensitivo, suo amico di fiducia, che ha guidato Amort dentro la casa fino a scoprire in fondo a una stanza, dietro non una mattonella ma un intercapedine, un fazzoletto legato con un nodo. Era una sorta di maleficio, non so bene che cosa, fatto da un mago, da un satanista che ha abitato quella casa precedentemente. Quindi sostanzialmente le case, da quello che mi sembra di aver capito in questo mondo così inquietante, la causa che può dare disturbi dentro gli appartamenti possono essere di due tipi: o costruita sopra un cimitero, per cui immagino che il disturbo sia dato dal fatto che è stato costruito su un territorio sacro, o dal fatto che ci abbia vissuto un mago. Sì, il cimitero è anche perché probabilmente molte di quelle persone, uno poi ci può credere o no, non sono ancora in paradiso. E quindi dove sono? In purgatorio. E quindi pregare per sono loro... anime sante? Sì, che poi entreranno in paradiso. Quindi probabilmente, questo lo dice Amort, non lo dico io, probabilmente pregare per loro significa aiutarle a spostarsi di lì anche, insomma. E perché secondo te quelle presunte anime purganti o quel presunto santone o mago che ha abitato quella casa vuole riprendersela? Non è che vuole riprendersela, probabilmente il mago ha fatto questa cosa per far del male, cioè semplicemente per lasciare un segno. Perché vuole riprendersela non lo so. Io so che nelle possessioni diaboliche, sataniche,
Satana si nasconde perché non ha altro luogo in cui andare, vuole rimanere nella persona o nell'animale o nel luogo in cui è. Tant'è che anche il Vangelo, le legioni che Gesù ha scacciato chiedono non mandarci via perché non sappiamo dove andare. Questo è tutto un grande mistero, ovviamente, è una cosa che non so spiegare però io. Quello che su cui vorrei riflettere insieme a te è che, dette così, sembriamo dei matti. Certo. Quando invece, a quel che risulta, almeno a vade retro, e presumo che anche tu la stessa impressione, sono cose che accadono. Questo è il vero Sono cose che accadono, la cosa strana, pazzesca è che accadono. Anche io stesso prima di scrivere il libro pensavo, ma sì, insomma, tutta una cosa strana, però in effetti accadono. E mi ha colpito anche quando Padre Amorth parla di magia bianca. Magia bianca, per me, era la magia che aiutava e può aiutare le persone. Padre Amorth, l'abbiamo sentito, dice no, attenzione, anche quel tipo di magia, anche se a fin di bene, è magia diabolica, quindi non fa distinzione tra magia bianca e magia nera. Sei d'accordo? Sì, perché spesso introduce e porta poi a cose più gravi. Tra l'altro la magia bianca spesso dà dei benefici provvisori che durano per qualche tempo e poi il male che si voleva estirpare si ripresenta in modo più violento. E spesso comunque si accede al satanismo attraverso queste cose anche, oppure anche semplicemente attraverso la partecipazione a una seduta spiritica che uno magari lo fa per gioco. Quindi anche le sedute spiritiche possono essere la porta d'accesso? Un veicolo. L'uomo scherza, ma Satana no. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante. Però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando viene praticato il rito dell'esorcismo, ricordiamo che l'esorcismo è un rito, ovviamente deve essere autorizzato dal sacerdote che a sua volta è autorizzato dal vescovo diocesano, il diavolo che possiede quella persona è costretto, quando l'esorcista glielo impone, soprattutto in nome di Cristo, a rivelare delle verità. E Padre Amorth in questo, sentiamo, non vi annuncio nulla, sentiamo. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Mi ha dato 2 motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo. Perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che... e ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire, dopo l'esorcismo, dalla persona esorcizzata, guarda, che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Mi ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità, per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato. Perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. Padre Pio
è il numero uno, il nemico numero uno del diavolo. A seguire Giovanni Paolo II. C'è qualcun altro che tu sappia? Amorth ha parlato di Benedetto XVI dice che Amorth sostiene che durante un esorcismo lui ha chiesto a Satana, gli ha chiesto dei pontefici e gli ha detto che Wojtyla lo faceva impazzire, ma che questo ancora di più. Questo Papa? Sì, perché tutto il suo pontificato è un potente esorcismo e intendeva il suo modo di porsi così riservato, la sua postura così calma, tranquilla, il suo mettere sempre Dio innanzi ai propri gesti, il suo richiamare continuamente ogni cosa a Dio, il suo essere così poco teatrale, è per lui un potente esorcismo, questo sostiene. Anche se in ogni esorcismo i santi hanno, diciamo, potere differente. Non a tutti i posseduti fa effetto l'invocazione di Padre Pio, con altri fa molto più effetto, non so, Padre Leopoldo Mandic, per esempio. E questo lo dice sempre Amorth, cioè lui sostiene che poi con ogni posseduto è diverso, perché ogni diavolo che possiede teme in modo diverso santi diversi. Una cosa che mi incuriosisce e che non ho avuto tempo di chiedere a Padre Amorth: è stato mai attentato alla sua vita? Mai? La sua vita? Sì. Mai. Lui, quando il Cardinal Poletti, vicario di Roma nell'86, lo nominò esorcista, lui non sapeva nulla di questo mondo e si impaurì un po'. Andò nella Basilica di San Giovanni Laterano, si inginocchiò davanti al Santissimo e chiese alla Madonna di coprirlo col suo manto, di proteggerlo. E più volte sotto esorcismo Satana gli ha detto: a te non posso fare nulla perché il manto della Madonna ti copre e non posso raggiungersi. Ha ricevuto qualche sputo, qualche spintone, ma senza lasciare traccia. Ha ricevuto tante promesse di morte: stasera vengo nel tuo letto e ti uccido, stanotte vedi cosa ti faccio. Ma lui, sorridendo, ridendo, dice: non mi è mai successo niente. E mi sembra, se non ho capito male, anche quando viene percosso, quelle poche volte viene percosso dalla persona che sta esorcizzando, non lascia mai, le percosse non lasciano mai traccia nei lividi. Credo di sì, non ci sono mai. È come se ci fosse una sorta di manto che lo protegge. La colluttazione c'è, ma poi è senza effetto dopo. Benedetto XVI, il pontificato di Benedetto XVI è un lungo esorcismo, lo dice il diavolo. Secondo te, quali sono, se ci sono, documenti o parole, omelie, angelus, che Benedetto XVI ha indirizzato in questo senso, cioè contro il diavolo? No, contro il diavolo ha parlato esplicitamente del diavolo in alcune occasioni, definendolo il nemico, colui contro il quale occorre lottare. Ma io penso che siano principalmente i momenti che lui ha dedicato all'adorazione eucaristica in pubblico, soprattutto quella che ha fatto con i bambini, per esempio coloro che dovevano prendere per la prima volta la comunione a Roma. Cioè sono quei momenti di forte preghiera con anche la presenza del Santissimo che lui ha voluto mettere in mezzo, momenti di grande silenzio in cui lui quasi non ha parlato, che probabilmente sono i più temuti. I più temuti dal diavolo. E non solo, perché il diavolo non solo teme l'Eucaristia, ma addirittura incita i suoi adepti, i suoi seguaci a rubarla. Vi anticipo soltanto brevemente la puntata di sabato prossimo, andremo in Sicilia. Qui c'è un fatto clamoroso: un vescovo diocesano ha ordinato a tutte le chiese di togliere l'Eucaristia, il Santissimo, dai tabernacoli perché spesso viene rubato. Non vi anticipo nulla di più, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Paolo Rodari, ovviamente vi auguro una buona Pasqua. Continuate a seguirci, grazie.
Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amorth, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata all'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amorth è stata una voce indispensabile. Padre Amorth, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amorth per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, padre Amorth è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote, esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei ateo può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei l'ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni
immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone. Quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si auto Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei
tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle formule che hanno una grande efficacia, perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincio subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ai inferi, il terzo giorno risuscitato a notte,
salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia.
affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per le famiglie cristiane,
affinché siano consapevoli di essere immagine dell'amore sponsale di Cristo per la sua Chiesa. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del suo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Meditiamo i misteri della gloria. Il primo mistero, la risurrezione di Gesù. Pater noster, qui es in celis, sanctificer tu nomen tuum, et venea regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Nel secondo mistero della gloria, meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Meditiamo nel terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. ኢናማሪክ ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Meditiamo nel quarto mistero, l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Integrino. Salam nachi o Mariam sagaz marak Xavier Msachiu. Kavanistis tabarak Hanaikar Sabrius Kas tabarak. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz marak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi o Mariam sagaz malak Xavier Msachiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Meditiamo nel quinto mistero l'incoronazione di Maria col titolo di Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimam vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemente
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre di misericordia, Prega per noi. Madre della divina grazia, Prega per noi. Madre della speranza, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre sempre vergine, Prega per noi. Madre immacolata, Prega per noi. Madre degna d'amore, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. Arca dell'alleanza, Prega per noi. Porta del cielo, Prega per noi. Stella del mattino, Prega per noi. Salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. Regina degli angeli, Prega per noi. Regina dei patriarchi, Prega per noi. Regina dei profeti, Prega per noi. Regina degli apostoli, Prega per noi. Regina dei martiri, Prega per noi. Regina dei confessori della fede, Prega per noi. Regina delle vergini, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina del rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto di Dio, il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina del cielo, porta del paradiso, tu doni al mondo la speranza, doni la pace. Tu accogliesti il Signore nella semplicità di Nazaret, donando al mondo la salvezza. Cristo Signore.
Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Se tu mi accogli, che troviamo al numero 129. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: «È vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto? Bene, altrimenti in quel medesimo istante
sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abdenego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re li avevano gettati dentro. Non cessarono di aumentare il fuoco della fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicini alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azzaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri. Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato al suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome, glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola,
siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi siete le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Noi siamo discendenti di Abramo e poi più avanti il Padre nostro è Abramo. Si tratta dei giudei che gli avevano creduto. Il Signore Gesù si trova cioè a avere questione con quanti avrebbero un cuore ben disposto. In qualche modo si sono avvicinati a Lui, si sono accostati a Lui, eppure ancora fanno tanta fatica in nome di Abramo. Fa venire in mente quanto Giovanni Battista ai farisei, a quanti venivano a lui, disse al Giordano: non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo come padre. Io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Grande cosa essere figli di Abramo, di colui che ha messo la propria vita nelle mani di Dio, con fede totale, vitale. Ma forse questi giudei si fanno schermo di Abramo. In qualche modo cercano, in nome di Abramo, di giustificare proprio la loro mancanza di fede. Perché alla fine questa è l'opera, credere. E il grande peccato è quello di non credere. Non certo quello di non credere in Dio. Abbiamo un solo Padre, Dio, quanto quello di non credere nel Figlio di Dio, in colui che è la parola, in colui che invita non soltanto a orientare la propria esistenza, ma a mettere la propria esistenza nelle mani del Signore, tenendo viva nel proprio cuore la parola sua, che è la parola stessa di Dio. Guardando e credendo nelle sue opere, che sono opere di Dio, e in fondo donando la propria esistenza come Lui l'ha donata al Padre suo e ai fratelli. Forse anche noi a volte abbiamo la sensazione di non centrare il nocciolo della questione, cioè forse crediamo, operiamo, facciamo, pensiamo, ma la nostra fede nel Signore Gesù non è così salda, non è così forte.
tanti altri possono essere gli interessi, tante altre le cose che riempiono il nostro cuore, nel nome forse di cose ben fatte, nel nome e anche di una certa buona fede, però correndo il rischio di non fare quello che Gesù ci chiede, di non vivere quello che Gesù vive, di non mettersi innanzitutto nelle sue mani che ci conducono a Dio Padre. Anche in questa Eucaristia noi siamo invitati non soltanto ad una celebrazione, ma a vivere come il Signore ha vissuto, in totale dedizione al Padre e ai fratelli. Allora non abbiamo bisogno di scuse, non abbiamo bisogno di altro, non abbiamo neanche bisogno, potremmo dire, di manipolare la Scrittura a quelli che sono i nostri pensieri, il nostro modo di vedere e di ragionare, ma aprire totalmente il nostro cuore a colui che è la parola che si è fatta carne, la parola che dona vita, e rimanere in questa parola, in comunione di vita. Allora sì, la nostra fede, la nostra religione, il nostro essere religiosi sarà determinante, perché non solo seguiremo il Signore Gesù, ma faremo sì che la nostra vita sia testimonianza della sua presenza. Così daremo anche occasione a quanti ci incontrano di incontrare il Signore, di venire a Lui, di incontrare anche il volto misericordioso del Padre. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, questo sacrificio che ci concedi di offrire in onore del tuo nome, e rendilo per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Francesco, Mario, Adelia, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo.
I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza, per guarire i vizi del nostro cuore e per confermarci nel tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio nostro Padre, in Cristo, tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie. O Maria Santissima, 172. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave.
di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma e nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo, se si parla di esorcismi, anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente in questo modo. Quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 1.000, 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no? La prima volta che lei ricordi, no? La prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, gli devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano? Persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Sì. Dove qua continua a ricevere, appunto diciamo prima, le persone. Ce la illustra? Cioè, lì chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è il suo assiduo aiutante, si mette lì e noi Siede qui. Quindi la persona che ha disturbi e che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, Padre Amorth dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, la sua stanza scende. Si inchina alla Madonnina, gli dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amorth ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano in una piccola stanza. Le nostre immagini in esclusiva.
Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amorth. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuta andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amorth, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amorth ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Sì. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica. Avevo sempre pensieri suicidi, quindi ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987, e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amorth. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amorth e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amorth ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana... Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Sì, ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amorth se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione. C'era un legame profondo che univa Padre Amorth e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico. Ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda.
Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la benedetta l'ha esorcitata. Padre Amort non aveva peli sulla lingua. Lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno comincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso. Non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. Ecco, da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I genitori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone, e invece insegnano il satanismo. E anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana, però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali, la magia nera a fare dei mali. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio.
Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza. Non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi. E di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.
Canto 303. O Gesù ti adoro, ostia candida, sotto un vel di pane nutri l'anima. Solo in te mio O Gesù ti adoro, ostia candida, sotto un bel di pane nutri l'anima. Solo in te il mio cuore si abbandonerà, perché tutto è vano, contemplo te. Giusto non arrivate, ma la tua parola resta salda in me. Figlio sei di Dio, nostra verità, nulla più vero se ci parli tu. Costo in croce la divinità, sull'altare veli por l'umanità. Uomo Dio, la fede ti rivela a me, come al buon ladrone, dammi un giorno il ciel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Nel secondo mistero si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Nel terzo mistero si contempla la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quarto mistero si contempla la Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel quinto mistero si contempla l'incoronazione dell'Immacolata, Regina del cielo e della terra, alla gloria di tutti i santi e gli angeli in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre della misericordia. Prega per noi. Madre della divina grazia. Prega per noi. Madre della speranza. Prega per noi. Madre purissima.
prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre sempre vergine, Prega per noi. Madre senza macchia, Prega per noi. Madre amabile, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudentissima, Prega per noi. Vergine degna d'onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. Specchio della giustizia, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. causa della nostra letizia, Prega per noi. dimora dello Spirito Santo, Prega per noi. vaso degno di onore, Prega per noi. modello di vera pietà, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre di Davide, Prega per noi. torre d'avorio, Prega per noi. casa d'oro, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. soccorso dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori, Prega per noi. regina dei vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza macchia originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. regina delle missioni, Prega per noi. regina dell'ordine serafico, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi prega per noi Santa Madre di Dio. e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa, deh per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue e con il tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Protegge, provvido, custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie ed ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Per il Papa e l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco l'ancella del Signore. Compie in me secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Degnati, Signore, di infondere la tua grazia nelle anime nostre, affinché, come per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, così per la sua passione e croce e la mediazione materna dell'Immacolata giungiamo alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Madonna della Salute, prega per noi. Recitiamo i Vespri, mercoledì della quinta settimana di Quaresima, l'inno sul foglio. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accoglio, Dio pietoso, le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande il nostro peccato, ma più grande il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Pagina 70. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa hai chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore, ad ammirare il suo santuario. Egli mi offre il luogo di rifugio del Signore, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla roccia. Ero in alto la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? E il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ho detto il mio cuore, cerca il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Oh, nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Se tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha accolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami nel retto cammino, a causa dei miei nemici. Non espormi alla sbarma i suoi avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che ispirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sei forte, se rimpiange il tuo cuore, spera nel Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
dei secoli dei secoli. Amen. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondere il tuo volto. Generato prima di ogni creatura, Cristo il Re dell'universo. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci hai liberati dal potere delle tenebre, ci hai trasferiti nel regno del suo Figlio di Lei, per opera del quale abbiamo la redenzione, la rimissione dei peccati. Cristo, immagine di Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose, e tutte in noi sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, è il primogenito di coloro che resistono dai morti, per ottenere primato su tutte le cose. Chi acqui a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, pacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venerato prima di ogni creatura, Cristo il Re dell'universo. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendo a noi in sacrificio di soave odore. La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. E la vita per sempre. Ai fratelli che si amano. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La benedizione del Signore ai fratelli che si amano. Perché volete uccidere l'uomo che vi ha detto la verità? L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perché volete uccidere l'uomo che vi ha detto la verità? Esaltiamo la provvidenza di Dio che conosce le nostre necessità, ma vuole che cerchiamo anzitutto il suo regno. Perciò rinnoviamo la nostra adesione alla divina paternità e diciamo: Venga il tuo regno e la tua giustizia, Signore. Padre Santo, che ci hai dato il tuo Figlio come pastore e guida delle nostre anime, assisti i pastori e le comunità che hai loro affidate. Perché non manchi al gregge la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità del suo gregge. Ispiraci un fraterno amore verso i malati del corpo e dello spirito. Perché in essi riconosciamo e serviamo il Cristo tuo Figlio. Fa che i non cristiani diventino membri della tua Chiesa. E si edificano con la loro carità operosa. Suscita in noi una contrizione sincera delle nostre colpe. Perché ci riconciliamo con te e con la tua Chiesa. Accogli in cielo i defunti più bisognosi della tua misericordia. Perché vivono sempre con te nella pace della tua casa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza. Tu che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore.
309. Cielo prestitis Tiei. Omne declamentum in sia pentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus conserve Deum, et vivifice Deum, et beatum faciat eum in terra,
et non tradate Eum in anima minimicorum eius. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Christus vincit, Christus regnat, Christus si imperat. Laudate Dominum omnes gentes, laudateum omnes populi, conia confermata esso per nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus si imperat. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Prepariamoci per il canto 9595. Dei miei peccati, Signore, pietà, il cor mi mondi la tua santità. Lo so, dolce Cristo, che troppo peccai, ma tu non respingermi, Dio d'amor. L'anima mia ha sete di te, Signore, a te si protende tutto il mio cuore. Abbi pietà di me, soccorrimi, Dio di bontà. Dei miei peccati, Signore, pietà, il cor mi mondi la tua santità. Lo so, dolce Cristo, che tanto peccai, ma tu non respingermi, Dio d'amor. Celebriamo questa Santa Messa per la defunta Norma, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore Gesù, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza
e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: è vero, Sadrach, Mesach e Abdenego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abdenego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abednego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava a 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri. Non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo, glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità, io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo figli, non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Riteniamo brevemente, carissimi, qualche parola di commento di questo Vangelo che abbiamo ascoltato, soprattutto questa parola di Dio che va meditata, per ritenere appunto gli insegnamenti evangelici e formare così la nostra vita cristiana al Vangelo. Se non conosciamo il Vangelo, come possiamo conformarci alla vita di Gesù? E questi giudei continuano a contestare il Maestro, veramente lo hanno esasperato. È proprio vero che la prossimità alle cose religiose, vesti, candele, preghiere, parola di Dio, non è detto che manifestino una persona di fede, una persona buona, una persona convinta. Attenzione, proprio coloro che erano i rappresentanti di Dio all'epoca sono proprio i primi che hanno contestato Gesù. È un mistero. E ancora qui il Vangelo di stasera ci dice che Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, addirittura. Gli avevano creduto eppure cercavano di ucciderlo. Eppure la parola di Gesù non rimaneva in loro, anche se gli avevano creduto. Che strano. Ma guardate che anche oggi è così. Quanti cristiani dicono: ma io credo in Gesù, e poi però nei fatti lo uccidono. Non
non basta iniziare il percorso. Questi facevano parte di quella categoria dei cristiani giudeizzanti, dei primi passi del cristianesimo, di cui anche San Paolo, no? Si trova a lottare. Vogliono rendervi schiavi, vogliono rubarvi la libertà che avete trovato in Cristo. Sappiate che se vi fate circoncidere dovete sottomettervi alla legge, siete schiavi della legge. È la diatriba tra Pietro e Paolo, questi primi cristiani che si ritenevano i cristiani, quelli veri, figli di Abramo. Siamo noi cristiani quelli veri, sì, accogliamo Cristo, ma dovete farvi circoncidere, la consanguinità. Volevano portare parte della religiosità vecchia nel nuovo. E infatti cosa facevano questi giudei? Tormentavano i pagani, tormentavano i cristiani. Cioè, dovete farvi circoncidere. E lì San Paolo, capite, impazzisce, dice no, c'è la libertà di Cristo. Allora proprio a questi Gesù dice, in realtà, questa bella frase, no? Io vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Noi non siamo stati mai schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Però Gesù parlava di un altro tipo di schiavitù, che è la schiavitù appunto del peccato, di cui loro non si rendevano conto. Vi ricordate, noi giudei, questa diatriba sul Vangelo di Giovanni dei giudei? Noi vediamo, siamo ciechi anche noi, siccome voi dite che vedete rimanete nel vostro peccato, e ancora la portano avanti. Allora Gesù gli dice che in realtà non c'è libertà, non c'è verità se non nell'accoglienza della sua parola, se non nell'accoglienza sua, non perché appartieni a un popolo, non perché sei un giudeo, non perché sei figlio di Abramo, è la mia parola che vi fa liberi. La parola di Cristo che ci mette nella verità. Io sono la via, la verità e la vita. E quindi Gesù gli dice, in realtà voi non siete liberi, voi pensate di essere liberi, voi pensate di essere gli eletti, voi pensate di essere figli di Abramo, ma in realtà non c'è nulla di tutto questo. L'uomo in realtà è così, pensa di essere libero, quello che dice io faccio quello che voglio, quindi sono libero, a parte che la categoria della libertà è stata solo posta in questa determinazione della volontà di fare quello che si vuole. Siccome faccio quello che voglio sono libero. Vabbè, convinti tutti. In realtà non è così. Si è liberi quando si accoglie la parola di Dio, si è liberi quando si è nella verità. E ci vengono a dire, ma tu sei schiavo di un'istituzione. Va bene, sì, io sono schiavo dell'istituzione, ma tu sei schiavo del peccato. Decidi sotto chi vuoi stare, servo di Dio o servo del demonio, o servo del peccato. L'uomo in realtà non ha libertà, è inutile che ce la raccontiamo. Ha una libertà, la filosofia dice relativa, chiaramente. La libertà assoluta ce l'ha Dio, questa libertà è già relativa, ma anche questa libertà relativa in realtà, siamoci chiari, se Dio non esistesse, se non ci fosse la vita eterna, se non ci fosse l'anima, potremmo parlare di quello che è libero per fare quello che vuole. Ma siccome c'è Dio, c'è la verità. È chiaro che solo se sei nella verità sei veramente libero, altrimenti sei nella menzogna, sei schiavo del peccato. Tutti coloro che non credono, che dicono io sono libero, in realtà si illudono, in realtà vivono di circostanze, di immediatezze, di situazioni, e quindi si abbarbicano lì, ma sono governati da quella roba lì, dalla passione, dall'immediatezza della decisione, perché forzata dalla vita, dalla situazione. Che libertà hanno? Non dico che vivono istintualmente, ma quasi. Mentre chi possiede la verità, che è Cristo, davanti a una situazione, davanti a un'immediatezza, davanti a una circostanza, si ferma, riflette e governa quella situazione, quindi è veramente libero. L'importanza è di essere nel mondo, di affrontare le situazioni del mondo con la consapevolezza della verità, altrimenti sei schiavo delle situazioni, dell'immediatezza della vita, non sono liberi, capite? Solo se il Figlio vi farà liberi sarete liberi davvero. Allora sì, potremmo risiedere nella casa, se siamo figli,
potremo rimanere nella sua parola. Allora saremo davvero discepoli se rimarremo nella sua parola, non se avremo solo creduto, ma se rimarremo nella sua parola saremo davvero discepoli. E bisogna fare attenzione in che modo noi crediamo. Bisogna osservarla questa parola. E allora, carissimi, facciamo attenzione, perché non è che perché siamo frequentatori di chiese, perché preghiamo, allora vuol dire che perché crediamo, allora vuol dire che siamo a posto. Bisogna fare attenzione, bisogna fare un discernimento chiaro. Davvero hai accolto Cristo, davvero hai la parola di Gesù in te, davvero c'è un'intima relazione con Cristo, personale, perché il Dio cristiano ha questa caratteristica, che è un Dio personale. Sì, c'è la legge, c'è la lettera, c'è il Vangelo d'accordo, ma poi Lui è vivo e si relaziona con te personalmente. Se c'è questa azione spirituale dell'anima con Dio, che poi viene confermata dalla parola di Dio, allora si può dire che c'è una vita spirituale, altrimenti è solo una osservanza letterale. Rischiamo di dire che siamo cristiani e buoni cristiani solo perché andiamo a messa la domenica, ma poi il cristianesimo inizia fuori dalle porte delle chiese. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio da questo altare l'offerta te gradita, donna il pane di vita, che il sempre salutare. Questo vino, il calice, il pane t'offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, questo sacrificio che ci concedi di offrire in onore del tuo nome, e rendilo per noi sorgente di salvezza per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria.
Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, leviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plene sunt cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima,